Io adesso mi trovo a Paternò, in provincia di Catania. Anticamente i primi nuclei abitativi dell'area sono da attribuire alla città sicula di Ibla Maior, dislocata attorno all'area del cosiddetto vulcanetto di Paternò. La parola Paternò si pensa derivi da Epadranon, ad indicare che l'abitato sorgeva sulla strada dell'antica Adranon, o Pater Aitnaion, ossia la rocca di Aitna, ad indicare che gli abitanti di Aitna, città non ancora identificata, si siano trasferiti qui anticamente. Il nome poi mutò in Batarnù sotto i Saraceni, Paternionis sotto i Normanni e fino ai tempi nostri in Paternò. Ed è passeggiando sulla collina storica, un vulcanetto pretneo originatosi 200.000 anni fa, che si può ammirare il castello normanno, edificato sotto il conte Ruggero nel 1072 per controllare al meglio la valle del Simeto. E oltre a questo se ne possono ammirare altri due di fattezza molto simili, ad Adrano e a Motta Sant'Anastasia. Davvero interessanti nell'area di Paternò sono le salinelle, un fenomeno di vulcanesimo secondario unico in Sicilia. Si tratta di vulcanetti di fango alti da qualche decimetro fino a raggiungere il metro, caratterizzati dall'emissione di acqua e gas, quali CO2, metano o idrogeno. Questi vulcanetti di fango sono definiti anche salse o maccalube, si possono trovare dissimili a Val Guarnera Caro Pepe, ad Aragona o a Terra Pelata, vicino Caltanissetta. Si pensa che l'attività di questi vulcanetti sia strettamente collegata all'attività eruttiva dell'Etna, ossia che un parossismo visto alle salinelle possa fungere da campanello d'allarme per un'attività all'interno del vulcano. In tutto si possono classificare 3 aree dove si verifica questo fenomeno: le salinelle dei Cappuccini, dove mi trovo adesso, le più conosciute e le più attive, le salinelle di San Biagio nell'area territoriale di Belpasso e le salinelle del fiume lungo il passo Ipsi, vicino il fiume Simeto. Io in questo momento mi trovo in contrada Pietralunga, lungo le sponde del fiume Simeto, e in quest'area ci dovrebbero essere i resti di un ponte romano. Non è rimasto molto, originariamente doveva attraversare il fiume Simeto, doveva essere lungo circa 23 metri, adesso è rimasto davvero poco, sono rimasti pochi resti, tutto interamente però realizzato in pietra lavica. Originariamente si pensa che questo ponte dovesse collegare Catania con i centri di Centuripe, Agira o Assoro, probabilmente per trasportare il grano da macinare qui, presso i mulini di Paternò. Uno dei motivi per i quali si pensa che questo ponte sia andato distrutto è da collegare ai vortici causati dal fiume Simeto, che si trova veramente nelle vicinanze, proprio qua vicino. E sempre nell'area del fiume Simeto vi è la riserva naturale di Ponte Barca, un luogo dove il Simeto crea delle anse, degli isolotti fluviali, dei canneti e degli acquitrini. Qui diverse specie di uccelli migratori nidificano e si può apprezzare la diversificata vegetazione ripale, in cui sono presenti tamerici, salici, la cannuccia di palude e la tifa. E nell'area dei Monti Erei vi sono i calanchi del Cannizzola, un fenomeno di erosione causato dal dilavamento delle acque, che avviene su suoli argillosi degradati, privi di coperture e protezione vegetale. Ciò che permette la formazione di un calanco oltre il suolo argilloso è l'esposizione meridionale del versante e una pendenza di 40-60 gradi, che favorisce un veloce deflusso delle acque. E nell'area dei calanchi vi sono i resti del castello della baronessa di Poira, una masseria di età medievale utilizzata fino al XX secolo. Questa struttura era completamente indipendente, vi erano infatti cisterne per l'acqua, forni, granai, una piccola chiesa e anche diverse strutture difensive, come delle feritoie da cui poter sparare con i fucili. E un enorme grazie va alla compagnia teatrale Badarnù che mi ha ospitato qui a Paternò e mi ha permesso la realizzazione di questo video.